Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Diana Ankudinova, stavolta canta Human. Me l'avete consigliata in tantissimi. Questa è l'esibizione, credo che sia la finale del contest, del talent show You Are Super. So che l'ha riproposta in altre esibizioni successive, probabilmente farò anche la reaction su quelle esibizioni, fatemi sapere nei commenti se vi piace l'idea. Sono molto curioso di andarla ad ascoltare, conosco la canzone ovviamente, ma non ho mai sentito questa sua performance di Diana Ankudinova. Mi raccomando, trovate il video originale senza interruzioni qui sotto in descrizione. Io ovviamente dovrò interromperlo per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Andiamo ad ascoltare insieme. Thinking I could the truth is and see what's behind. Don't know where the proof is, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see the clear? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got a real problem. Yeah. Some people are alone. Some people think I'm so dead. No, I was above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Ok, fantastica. Allora, intanto il suo timbro è veramente incredibile, non c'è niente da dire. Ogni volta che l'ascolto riconosco subito che lei, anche se non guardassi il video, saprei immediatamente che si tratta di Diana Ankudinova, e ha questo timbro veramente originale, ha queste basse incredibili. In questo caso la canzone è perfetta come scelta, perché anche la canzone originale cantata da Rag & Bone Man, lui ha un timbro veramente molto scuro, molto caldo, devo dire, no? E con queste basse molto potenti. Questa è la controparte femminile, anche se sembra quasi la voce di un uomo in realtà. Lei è molto brava a creare questo suono e sono sicuro che lo va a creare lei. È lei che con la tecnica, con l'esperienza, con anche il suo gusto musicale, va a posizionare la sua laringe in una maniera più bassa, ok? E secondo me fa anche qualcos'altro dentro. Adesso devo capire bene cosa fa, però secondo me sposta gli spazi interni alla sua gola, praticamente al suo tratto vocale, per creare questo suono assolutamente originale e riconoscibile. Bravissima, e lo mantiene sempre stabile, perfettamente bilanciato, sempre su questa posizione unica, originale, anche quando va nelle note più alte, quando fa questi passaggi in falsetto. Ascoltiamo qui per esempio, vediamo se lo trovo. È precisissima e non sposta la posizione, anche se fa un passaggio M1, M2, petto, testa, qui sta mantenendo però questa impostazione così scura, quindi anche le note in falsetto sono piene di basse, ok? E si sente proprio il timbro che rimane omogeneo. Brava. Dopo invece fa anche un'altra cosa, fa questa sporcatura, va ad attivare questa sporcatura aritenoidea. Ok, sembra che io vi dica delle parole così un po' aliene, un po' troppo tecniche. In realtà è molto semplice. Le aritenoidi sono delle cartilagini che stanno dietro le corde vocali, anzi le corde vocali sono proprio agganciate a queste cartilagini. Queste cartilagini sono quelle che regolano la chiusura e l'apertura delle corde vocali, ok? E in questo caso
vanno a vibrare. Quindi quando fa queste sporcature iniziali molto in linea con il brano, molto simili a quelle del brano originale, crea questa sonorità un po' black, non so come dire, no? Questa sporcatura che si sente spesso magari nel soul, nell'R&B, anche nel pop effettivamente, però un pochino di più su questi generi un po' più soul. Riascoltiamo, vediamo se lo ritrovo. What you believe, 'cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Qui quando si alza. Don't put your blame on me. Infatti parte l'ovazione del pubblico e l'applauso, perché prima era anche abbastanza contenuta, no? Infatti è seduta, bellissima anche l'idea di farla accompagnare dalla band proprio, bellissimo il sound, molto efficace, molto folk, ma comunque molto moderno, bellissima l'ambientazione, come al solito il palco è veramente, dal punto di vista visivo, assolutamente accattivante. Queste fiamme, questo fuoco che la circonda anche un po' e sembra un po', non lo so, mi dà l'idea di un fuoco da campo intorno a cui ci si può, diciamo, raccogliere e raccontarsi una storia, no? Mi dà un po' quel senso lì, non so, magari è la mia interpretazione. Poi qui invece si alza in piedi e inizia a graffiare e il pubblico impazzisce, sentiamo, riascoltiamo, dopo lo fa di nuovo, Esatto, qua. Sembra veramente un ringhio, no? Quindi queste sono le aritenoidi che vibrano. Fa un po' questa cosa qui, ok? E dopo lo rifà di nuovo. Eccola qua, su questo Don't Put the Blame torna a fare Don't Put the Blame on Me. Ok, sembra veramente un ringhio, una leonessa che sta ringhiando la sua preda. Una carica incredibile e lei è molto brava a farlo, perché non perde la precisione, l'intonazione della sua nota, ma va ad aggiungere questo effetto molto energico. Brava, bravissima. Yeah. Oh. Bellissimo. Allora, qua ha fatto un sacco di cose, è tornato a fare questa sporcatura, si muove benissimo sul palco, guardate com'è sciolta, come si sente libera di esprimersi. L'interpretazione è incredibile anche dal punto di vista della comunicatività proprio del suo corpo, no? E poi fa questo passaggio in falsetto di nuovo con questo piccolo yodel, ok? Prima solo su una nota, qua. Qui, esatto, scusate, un po' prima. Esatto, si sente proprio lo stacco, il sobbalzo delle corde vocali e quindi si sente questo, ok? Quindi fa sobbalzare volutamente le corde vocali per accentuare questo stacco in falsetto. Dopo però va veramente a ruota libera, si lascia andare a questo continuo yodel, sempre precisissimo. Lei è veramente bravissima a fare questi yodel, che mi ricordano però in questo caso non più i canti tirolesi rispetto ad altre esibizioni che avevo sentito sue, ma ricorda più il canto etnico degli indiani d'America, dei nativi americani. Quindi questo canto tribale quasi, che ha ancora più valore con questa ambientazione, con questo focolare. Sembra veramente di essere in un campo indiano e qui ci sono appunto questi canti tribali. Bellissimo, riascoltiamolo.
Bellissimo. Sentite, è un continuo passaggio M1, M2, M1, M2 accentuato sempre da questo sobbalzo del piano delle corde che praticamente va a enfatizzare questo passaggio, appunto, no? Questo yodel continuo, precisissimo, bravissima. Non ricordo la canzone originale, ma non mi pare che nella canzone originale ci fosse una parte del genere, ma magari mi ricordo male io, non lo so, dovrei andarla a riascoltare. In ogni caso, pazzesca. Wow. Avete sentito come su quella frase I'm a prophet è stata molto più dolce e ha creato un timbro molto meno scuro, dopodiché l'ha ricreato immediatamente. Qua è una scelta stilistica, ha voluto dare dolcezza per poi ritornare alla sua consueta aggressività e grinta. Riascoltiamo qua. Qui. Wow. Bellissimo. Put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, ok. Che brava. Non mi aspettavo questo finale. E guardate come torna solare, contenta, cambia personalità. Vabbè, allora, lei è bravissima. Bravissima, vorrei fare una menzione d'onore ai musicisti perché hanno un tiro pazzesco, hanno un groove veramente incredibile, e lei sa stare benissimo su questo groove, cioè lo enfatizza ancora di più con la sua voce e con i movimenti del corpo anche. Infatti vedete anche i giudici non riescono a non muoversi, a non muovere la testa, a non battere le mani, a non muovere il corpo, perché è veramente ti travolge questa voglia di muoverti, di ballare, no? Bravissimi tutti. Lei è incredibile, è incredibile. Alla fine fa questa, di nuovo la sporcatura, l'abbiamo già visto, poi fa questo passaggio in falsetto di nuovo e uno può pensare, vabbè, la canzone è finita. E invece poi improvvisamente, dopo la nota in falsetto tenuta lunga benissimo, c'è questo colpo secco che va a concludere la canzone e lei di botto guarda la telecamera e diventa seria, ok? Quindi anche questa idea di gestione anche dello sguardo, del suo corpo e della comunicazione visiva è assolutamente geniale. Adesso lo rivediamo. Bellissimo, lei ha veramente uno sguardo terrificante, magnetico, inquietante, ma veramente comunicativo. Veramente bravissima. Ok, mi è piaciuta tantissimo questa esibizione, sono molto curioso di andare ad ascoltare altre sue performance, quindi non vi preoccupate, arriveranno altre reaction su Diana Ankudinova. Per favore lasciatemi nei commenti quali potrebbero essere le prossime. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!